Detox, ci dobbiamo tutti detossificare, o meglio, detossinare. Ciao e bentornati sul canale del vostro amichevole chimico di quartiere. Io sapevo che nel nostro corpo ci sono degli organi che sono preposti proprio a fare questo, eliminare le sostanze tossiche, le scorie del nostro metabolismo, eccetera. Per esempio il fegato. Ho anche fatto 3 lunghi video sul mio secondo canale Scienza in Cucina dove spiego perché dal punto di vista teorico tutto il movimento del detox è una grande, enorme truffa. Che spopola per esempio su Instagram, dove ci sono un sacco di influencer che poi hanno anche un canale anche qui su YouTube che ti spacciano tè, detox, detossinanti o robe di questo genere. Io però sono uno scienziato e sono sempre disposto a cambiare idea se mi forniscono le prove, e ultimamente è salita alla ribalta un'altra cosa che spopola, e cioè i cerotti detossinanti o detossificanti, chiamateli come volete. Ce ne sono alcune con il sale rosa dell'Himalaya. Questi cerotti cosa farebbero? Beh, li dovete applicare sulla pianta del piede prima di andare a dormire e durante la notte assorbono tutte le tossine. Quindi, da buon scienziato, voglio fare l'esperimento. Li ho comprati e vediamo cosa succede. Ed eccomi qui, sto per andare a dormire, sono in pigiama, ma stasera sono andato alla festa del paese e ho mangiato fritto misto, quindi un sacco di tossine sono entrate nel mio corpo e quindi devo prendere qualcosa di detox, devo detossinarmi. E quindi proviamo questi cerotti da mettere sotto i piedi. Vediamo se funzionano. Ecco qua. Adesso vado a dormire e vediamo se di notte assorbirà tutte le tossine dal mio corpo. Buonanotte, a domani. Ed eccomi qui, ho dormito col cerotto addosso, mi sono svegliato, ho fatto colazione, mi sono fatto la barba e adesso è il momento di vedere se il cerotto detox ha fatto il suo lavoro, mi ha estratto le tossine del fritto misto di ieri sera. Vediamolo. Accidenti, guardate, è diventato tutto nero. Saranno le mie tossine? Quindi il cerotto ha funzionato, no? Vediamo, ragioniamoci su. Ed eccomi qui con il mio camice da chimico in versione Breaking Breath per cercare di capire cosa è successo. Allora, la prima cosa che dobbiamo fare è analizzare i dati che abbiamo e quindi andiamo a vedere cosa c'è dentro questo cerotto che ho attaccato al piede per tutta la notte. Allora, apriamolo. Tagliamo per vedere cosa c'è dentro. All'interno c'è un'altra pellicola di plastica, ma vedete che si sta liberando tutta una sostanza nera che, secondo i produttori, dovrebbero essere le tossine che il mio corpo ha espulso durante la notte. Ecco, guardate, ha espulso durante la notte e che quindi questo cerotto mi ha recuperato, liberandomi di tutte queste tossine non meglio identificate. Qui si è seccato nel frattempo, si è insomma quasi cristallizzato. Che cos'è questa cosa? Vediamo cosa dice la confezione del produttore. È la prima che io ho trovato su Amazon, ma ce ne sono tantissime altre, più o meno sono tutte uguali, di questi cerotti all'aceto di bambù, di cui io francamente ignoravo l'esistenza, e che secondo il produttore aiuterebbero a migliorare la circolazione, a fare un sacco di cose e in più a estrarre le tossine nere, dice proprio così, tossine nere e oleose, che in effetti è quello che abbiamo visto, quindi sembra funzionare. Ma allora, cominciamo a vedere gli ingredienti dichiarati dalla confezione. Voi se avete a casa una confezione di una marca diversa andate a vedere gli ingredienti, cerchiamo di capirci. Allora, negli ingredienti in prima posizione, nella mia confezione, c'è polvere di ioni negativi, che a me da chimico fa andare fuori di testa perché non esiste la polvere di ioni negativi. Capite bene che già questo non depone bene per la veridicità di questo prodotto. Poi abbiamo carapace. Carapace, avete presente, non so, il granchio, no? Hanno tutta una parte esterna con il carapace. Vabbè, non è bene specificato. Poi abbiamo tormalina, e poi ci torniamo. Vitamina C, quella sta sempre bene perché la associamo a qualche cosa che fa bene. E poi polvere di pianta, non è specificato cosa, immagino di bambù.
perché qui il bambù non c'è, e poi amido. Non c'è altro. Tra l'altro l'aceto, vinegar, aceto, non pervenuto, ma va bene. Allora, questi ingredienti sono sostanzialmente inerti. Al di là del fatto che, come ho già detto in un altro video, il concetto stesso di detox e di detossinare non ha senso scientifico, ma lasciamo perdere, se volete andate a vedervelo quel video. Qui in questi ingredienti ci vedo solamente cose assolutamente inerti, cioè che non fanno praticamente niente. Questa è l'analisi teorica, ma da buon scienziato la teoria poi deve lasciare spazio agli esperimenti e ai fatti. Il meccanismo psicologico di chi usa questi cerotti e la sera se li appoggia, se li attacca sul piede e la mattina se li vede neri, è ovviamente di collegare il nero, il cambiamento di colore, con l'effetto che ti dicono sulla confezione, cioè che depura, detossina, eccetera, eccetera. È una cosa abbastanza naturale. A me però viene in mente un'altra cosa. La tormalina è un minerale nero. Non è che magari a generare il colore nero sia la tormalina che è già dentro nel pacchettino? Quindi facciamo un altro esperimento. Prendiamo uno di questi cerotti, vedete lo apro adesso dalla confezione. Ecco. Normalmente si prende, notate che qui c'è della plastica e di qui invece è leggermente polveroso, c'è una sorta di gazza, è bianco, sempre bianco. E dentro c'è una polverina. Tutti quegli ingredienti, la polvere di ioni negativi, il carapace e la tormalina. Allora, vediamo cosa succede, perché sono proprio curioso. Quindi cosa facciamo? Prendiamo un po' di acqua che ho preso dal rubinetto, e la versiamo sul cerotto. Guardate, sta diventando nero. E che cosa sta succedendo? Semplicemente mi viene da ridere, scusate, ma è diventato nero. Ma non l'ho applicato al mio corpo e lasciato il tempo tutta la notte di estrarre chissà quali tossini. No, gli ho semplicemente messo su un po' d'acqua. E quindi cosa succede in realtà quando noi ce lo mettiamo al piede? Beh, semplicemente, ti ho già detto che qui è ricoperto di plastica, quindi in quella zona il piede non può respirare, quindi l'umidità, il sudore se vogliamo, non può andare nell'aria e viene intrappolato qui dentro e quindi rivela la polvere nera di tormalina che è già presente. Quindi questa roba è una truffa. È proprio una truffa. E quello che mi stupisce è che se andate su internet trovate anche una serie di giornali, anche seri, che si chiedono se questa cosa effettivamente possa funzionare, vanno a intervistare le celebrities, intervistano medici, opinionisti e ognuno dà la sua opinione. Ma cacchio, ma prendi sta cosa e fai l'esperimento, no? È una roba banale. Per i complottisti di voi che dicono, ma certo, ci sono le tossine anche nell'acqua. No, non ci sono tossine nell'acqua, ma se proprio volete fare l'esperimento, ve lo lascio come così, esercizio da fare a casa, prendete dell'acqua, la mettete in una pentola, la fate bollire. Allora, se anche ci fossero delle tossine nell'acqua, il vapor d'acqua è acqua pura e quindi sospendete questo sacchettino sul vapore, fatelo inumidire solamente dal vapore e vedrete che diventa nero nella stessa maniera. Adesso, per così curiosità finale, andiamo ad aprire uno di questi sacchettini ancora integro. Andiamo ad aprire uno di questi sacchettini. In realtà, se guardate bene, si vede che dentro c'è un qualche cosa che non è perfettamente bianca, ma comunque uno magari non se ne accorge. Allora andiamo ad aprirlo, andiamo a tagliare e versiamo quello che c'è dentro. E si vede benissimo, se guardate, che c'è della polvere bianca, l'abbiamo visto, è amido e le altre cose non meglio identificate, e della polvere nera, è già qui. E quindi quando noi aggiungiamo dell'acqua, vedete? Semplicemente si rivela la tormalina. Vedete? Quindi possiamo dirlo, è una truffa e non è diversa dalla truffa che girava un bel po' di anni fa
dove ti facevano mettere i piedi a mollo nell'acqua e poi accendevano un apparecchio, a un certo punto l'acqua diventava marrone e ti facevano credere che stai liberando le tossine ancora una volta dal tuo corpo. In realtà anche lì era un trucco elettrochimico e l'acqua diventava marrone semplicemente perché c'erano gli elettrodi di ferro, anche se non immergevi dentro i piedi. Quindi sono truffe che acchiappano. Perché? Ma perché noi vediamo un cambiamento di colore e i cambiamenti di colore sempre danno una reazione di allarme, e non avendo così lo scetticismo innato dentro di noi per motivi anche evolutivi, quando vediamo una cosa di questo genere tendiamo banalmente ad associare l'effetto che abbiamo visto, il diventare nero del cerotto, con la spiegazione che ci viene già fornita. Ci dicono: togli le tossine, vediamo un cambiamento di colore, e ci crediamo. Se non ci fosse il cambiamento di colore non li comprerebbe nessuno. È importante questa cosa. Quindi vi invito ancora una volta, quando avete un fenomeno davanti a cui non sapete dare la spiegazione immediatamente, a essere un po' scettici, a cercare di ragionare sulle cose, perché ricordatevi che la scienza è scetticismo organizzato. Arrivederci alla prossima volta sul canale del vostro amichevole chimico di quartiere. Ciao!